Cari amici, diamo il nostro benvenuto al maestro d'Italia Roberto Pozzi, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato e per aver organizzato questo bel incontro. Questa chitarra è ispirata ad uno strumento del 1907 di Enrique Garcia, che ho avuto la possibilità di vedere ed esaminare nel 2001 durante l'anno di tirocinio alla Civica Scuola di Liuteria di Milano. I legni che ho usato per questo strumento in particolare sono l'abete della Val di Fiemme per la tavola armonica, fasce fondo sono il citronnier, detto anche satin wood, il manico è mogano e la tastiera è in libano. Questo tipo di incatenatura mi ha sempre incuriosito perché è un'incatenatura asimmetrica, cioè ha 4 catene dalla parte del canto e 3 dalla parte del basso e ovviamente la catena centrale, quindi sono 8 catene. Io ho sempre lavorato su incatenature simmetriche a 7 o 5 raggi. Quello che facevo per differenziare le diverse zone, la rigidità, era di ridurre gli spessori della tavola e l'altezza delle catene dalla parte del basso, come ho sempre visto fare da molti liutai. Questo tipo di incatenatura più asimmetrica è fatta apposta per irrigidire maggiormente la parte del canto. Quindi ho approfittato di aver potuto osservare personalmente questo strumento per vedere l'effetto che ne avrei ricavato. Devo dire che mi ha colpito molto. Questa incatenatura più rinforzata mi ha permesso di scendere un po' con gli spessori della tavola. Le cose che mi hanno colpito fin da subito sono l'elevato sustain delle note, la dolcezza del suono e la proiezione. È un progetto che sicuramente continuerò a studiare. E nella tua produzione realizzi anche altre tipologie di progetti più personalizzati o differenti? Sì, come vi dicevo prima, io ho sempre lavorato su incatenature simmetriche. Il progetto su cui sto lavorando da qualche anno a questa parte è a 5 raggi con il sottoponte. Il sottoponte mi permette di alzare la nota di intonazione della tavola armonica e di supportare maggiormente il ponte, aumentando la dinamica dello strumento, quindi permettendo al chitarrista di suonare forte senza che il suono si strozzi. Accordo la tavola armonica in base al tipo di legno che sto usando e al risultato che voglio ottenere. Tenendo conto dei modi di vibrazione della tavola alle varie frequenze, intervengo sullo spessore della tavola e sull'altezza delle catene, lasciando più morbida e flessibile la parte dei bassi. La tavola armonica di questo strumento personale, del mio progetto personale, la faccio sia in abete che in cedro. Il manico non lo faccio in linea con la tavola armonica, ma leggermente inclinato in avanti. Questa inclinazione, oltre ad agevolare il chitarrista nel suonare oltre il 12° tasto, mi permette di avere un'incidenza diversa delle corde al ponte, con una maggiore reattività della tavola e quindi un attacco più rapido. Il mio progetto personale è apprezzato per il buon volume, la dinamica e la leggibilità dei suoni. Devo dire che in questi anni ho capito che costruendo praticamente quasi in ogni chitarra si capisce e si impara qualcosa di nuovo. A volte anche cose che non ti aspettavi e che aprono delle porte e dei nuovi punti di vista. Credo che sia questo il bello di questo lavoro ed è per questo che non voglio fare progetti a lungo termine. Per il momento voglio concentrarmi su questi 2 progetti. Di prove da fare ne ho in mente tante, dal progetto Hauser, quindi con una tavola con spessori più importanti, agli strumenti dell'800. Però ci vuole tempo e soprattutto voglio avere la possibilità di studiarne personalmente di originali. Bene, ringraziamo il maestro d'Italia Roberto Pozzi per essere stato qui con noi.